Ciao cittacci! Allora, oggi vi elencherò le parti della chitarra elettrica, nello specifico. Negli altri video vi farò vedere le parti della chitarra classica, poi della chitarra acustica e alla fine le compareremo l'una con l'altra, in modo da conoscere tutte le parti di ogni tipo di chitarra. Allora, cominciamo. La chitarra elettrica, intanto si dice elettrica perché ha bisogno di un amplificatore per suonare. Sentite che adesso è spenta, il suono non esce da nessun tipo di amplificazione, ma è solamente quello che sentite è il suono scaturito dalla vibrazione delle corde, ok? Mentre di solito la chitarra elettrica deve essere attaccata ad un amplificatore, ovvero tramite un jack, un cavo jack, che è questo qua. Quindi questo è un jack da 1/4 di pollice, ok? Va inserito nell'ingresso jack della vostra chitarra elettrica e poi collegato ad un amplificatore, ok? Questo è un piccolo amplificatore portatile della Roland che ho, e sentite la differenza adesso e quando è spento, ok? C'è una netta differenza. Questa è la prima particolarità della chitarra elettrica, ok? La prima cosa da dire, ovvero che la chitarra elettrica semplicemente quando non ha un amplificatore suona pochissimo, mentre quando è collegata a un amplificatore può raggiungere il volume che vogliamo, ok? Allora, come regoliamo il volume sulla chitarra elettrica? Attraverso i potenziometri, che sono questi qua. Questo mi si è rotto, ma comunque facciamo finta che che funzioni come gli altri. Nello specifico, questa è una Gibson SG, una riedizione del 61. Praticamente lei ha 4 potenziometri, ok? Cioè ha 4 potenziometri perché 2 potenziometri regolano l'ascolto derivante da questo pick up, ora vi spiego cos'è, e altri 2 controllano questo pick up. Che significa? Qui c'è scritto volume, questo è tono, ovvero questi due, questo volume e questo tono, che immaginate sia uguale a lui, e questo tono regolano questo pick up, questo volume e questo tono regolano questo pick up. Il volume semplicemente con questo potenziometro posso regolare proprio il volume della chitarra, ok? Mentre con questo il tono, sentite, chiaro, quando è chiuso, scuro, ok? Mentre quest'altri 2 potenziometri, questo del volume, la stessa cosa, e questo scurisce il tono. Perché ce ne sono 4? Ovvero 2 sono del volume e 2 del tono? Perché tramite il selettore, che è questo piccolo apparecchio qua, noi possiamo scegliere quale pick up far suonare. Allora il pick up, uno è questo e uno è questo, questa ne ha 2, ok? Le Stratocaster ne hanno 3, quelle altri tipi di chitarra tipo le Ibanez, le Jackson ne hanno anche di più di pick up, ma comunque questo pick up che cosa fa? Sente, quindi riceve il suono derivante dalla vibrazione delle corde, lo trasmette ai potenziometri e poi passa attraverso il jack che viene collegato all'amplificatore. Quindi lui riceve il suono, loro lo modificano. Il selettore invece sceglie quale pick up far suonare, ovvero se metto il selettore verso il basso, così, scelgo di far suonare solo questo pick up, che si dice il pick up al ponte. Che cosa ha di diverso il pick up al ponte rispetto al pick up al manico, si dice questo qua? Che il pick up al ponte è più squillante, sentite. Mentre quello al manico è più scuro, ok? Quindi con questo selettore seleziono lui. Quando è a metà stanno suonando entrambi, quindi entrambi stanno ricevendo la vibrazione delle corde. Quando è su suona solamente lui.
Il ponte è la parte appunto dove partono le corde, ok? Quindi questa selletta qui, questa parte qua, questo viene detto ponte. Le corde praticamente una volta partite dal ponte appoggiano su queste sellette, arrivano qua su al capotasto, ok? Questo bianco che vediamo, solo questo pezzettino, in questo caso di plastica, questo è il capotasto, è dove alloggiano le corde, ok? Prima di arrivare alla parte alta della chitarra, che si chiama paletta. Ogni corda arriva nella sua meccanica, la meccanica è questa parte qua della chitarra, ok? Questa è una meccanica, questa è una meccanica. Quindi se giriamo la chitarra vediamo la meccanica che è abitata direttamente sulla paletta della chitarra, quindi sul legno, e rotandola, sentite, si cambia l'intonazione della corda stessa. Questa parte qui viene detta paletta, quindi tutta questa parte di legno è la paletta della chitarra, ogni chitarra ha la sua forma e è una parte abbastanza delicata e praticamente determina anch'essa l'intonazione proprio dello strumento, fondamentale la paletta, mentre la parte dove ci sono, vedete, questi pezzettini di ferro che dividono i tasti, si dice tastiera, come quella di un pianoforte. Quindi tutta questa parte qua dove noi mettiamo le dita, questa è la tastiera. Tant'è, nella tastiera, indovinate un po', ci sono i tasti. Incredibile, eh? Ogni tasto è delimitato appunto da queste piccole, io le chiamo capotasti. Il primo tasto è questo qua. Quando si parla di primo tasto si intende lo spazio che intercorre tra qua e qua. Il secondo tasto sarà questo, il terzo sarà questo, il quarto, il quinto, il sesto, eccetera. Vedete che all'interno della tastiera ci sono, in questo caso, degli intarsi. Ora questi sono in madreperla, questa parte qua, questi trapezzi, la Gibson li fa con i trapezzi, le Stratocaster hanno i puntini, dipende dalla chitarra. Questi sono le parti della chitarra praticamente dove si evidenziano determinati tasti. Per esempio nella mia sono evidenziato il tasto numero 3, 5, 7, 9 e poi il 12. Di conseguenza 15, 17, 19 e 21. Ok, questa è una chitarra a 22 tasti perché il 23esimo non funziona praticamente, non si conta, perché come vedete non ha la divisione con questa parte di metallo. Ok, quindi 22 tasti. Che c'è da sapere della chitarra? Questa è la tastiera, come vi ho detto prima, e il manico, intendiamo dire la forma che ha la parte retrostante, se vogliamo dire così, della tastiera. Quindi questo è il manico. Il corpo della chitarra è questo qua, ok? È la parte praticamente di legno. Poi abbiamo il battipenna, proprio perché la penna, inteso come plettro, batte solitamente qua quando facciamo gli accompagnamenti, è per proteggere questa parte della chitarra, ok? E poi abbiamo l'ingresso jack, come vi ho fatto vedere prima, che è questo foro qua, dove noi inseriamo il jack che viene collegato all'amplificatore. Le parti della chitarra, riassumendo, sono i potenziometri, l'ingresso jack, quindi il foro dove adesso ho inserito il mio jack, che è un cavo, ok? Selettore dei pick up, questi sono i pick up, battipenna, ponte, selletta del ponte di appoggio, corpo della chitarra, tastiera, tasti, manico, meccaniche, paletta, la parte in legno, questa qua, capotasto, ok? L'ultima cosa da dire è che nelle chitarre spesso, quindi quasi sempre, hanno un'anima in ferro, cioè il truss rod, cioè praticamente, o truss rod che dir si voglia, è un'anima di ferro che passa per tutta
la lunghezza della tastiera, ok? Passa all'interno di questa parte qui. Il suo ingresso è qui, per esempio nel mio caso. In base alla rotazione di questa chiave praticamente l'anima in ferro, che è praticamente un piccolo cilindro di ferro, e serve per regolare la rotazione, l'inclinazione della tastiera, per far suonare tutti i tasti in modo corretto. Queste viti che troviamo qua dietro e qui in fondo alla chitarra sono praticamente gli attacchi per la cinghia che portiamo in spalla per suonare in piedi, ok? Le parti della chitarra sono molto importanti da conoscere, poiché quando ne acquistiamo una, quando qualcosa si rompe e dobbiamo accomodarla, quando parliamo con un tecnico, con un liutaio, è sempre bene sapere le cose, ecco. Quindi è tutto e spero che vi sia utile. Ciao cittacci!